E recupera secco Palacios, grande giocata in anticipo, spinge davanti, no, non fermarla qui, stava andando in porta Palacios, non fermarla così, tutta la panchina qua. Finisce qua, Empoli-Inter, Empoli 0, Inter 3, un contropiede che stava lanciando Palacios, finisce qua la partita, Lautaro si ferma tenendosi la spalla al fischio finale, è sembrato a terra. Dai, c'era la bella sgroppata di Palacios che andava in campo aperto, era bello dopo il debutto dell'argentino. Simo, finalmente abbiamo chiuso una partita senza dover tirare il fiato fino all'ultimo, senza dover stare in ansia fino all'ultimo, una partita che stava diventando complicatissima nonostante l'espulsione nell'Empoli di Goglicizze nel primo tempo nettissima. Non capisco come l'arbitro abbia dovuto andare al VAR per vedere un rosso così, con quel pestone secco sotto il ginocchio di Marcus Thuram, ancora lui che fa espellere l'avversario, contro un Empoli che in casa fin qui aveva subito un solo gol e lo aveva subito dal Napoli con un rigore che dire rigorino è molto generoso, ecco, comunque era molto meno di un rigorino. Persa per 1-0 quella partita dopo aver fatto molto bene, ha messo in difficoltà anche la Juventus. Ci arrivavamo con la necessità di dare una risposta dopo il pareggio contro la Juventus, che sa ancora oggi di sconfitta. È un 3-0 che non ci dice che siamo guariti, perché abbiamo avuto delle difficoltà, però secondo me oggi era comprensibile poter avere delle difficoltà. È chiaro che poi quando l'Empoli rimane in 10 diventa tutta un'altra partita. Inter nel secondo tempo con Frattesi 2 volte e Lautaro Martinez vince per 3-0. Ci portiamo a casa diverse note positive, il clean sheet, l'aver trovato 3 gol comunque contro un avversario che si copriva molto bene, altre cose da migliorare e adesso le analizziamo. Sì, la partita è finita come sarebbe dovuta finire, diciamo, anche nel pre-partita. Penso che la maggior parte di noi non tanto si aspettasse, ma si augurasse un risultato simile. È arrivato non esattamente nelle modalità che potevamo aspettarci e anche augurarci, perché il primo tempo è stato bruttino, onestamente, per non dire brutto. Però l'importante dopo una partita come quella con la Juve era portare a casa i 3 punti, così come sarà importante farlo col Venezia, altra gara che l'Inter non può sbagliare, in attesa di Arsenal e Napoli. Quindi oggi gara che poteva avere delle insidie, l'Empoli in casa, gli ho detto bene, non è proprio l'ultima arrivata, chiaramente si è messa in discesa con l'espulsione al 30° e l'Inter l'ha portata a casa come doveva fare, assolutamente. L'Empoli, l'avversario, è la squadra che in Serie A fa anche meno possesso palla di tutti, quindi sapevamo che si sarebbero chiusi dietro provando a ripartire con grande aggressività, tanti falli, lo avevamo detto nell'analisi, nella preview della partita, infatti tanti falli hanno fatto anche a spezzare un po' il ritmo, quindi rischiava di scivolare verso la partita sporca sicuramente. Simo, poi mi sono appuntato delle questioni tattiche che però approfondiremo domani, nelle prossime ore, con un nuovo contenuto a parte. Io mi voglio concentrare qui più sulle sensazioni a caldo, perché credo che si debba fare questo in un primo momento. E io ho visto delle belle cose, sinceramente, dal punto di vista dell'atteggiamento di questa squadra, che secondo me sentivano tanto il peso di dover segnare e quindi di dover vincere. Infatti, dopo aver segnato, Frattesi è diventato un altro calciatore, per fare un esempio. Nel primo tempo era un giocatore effettivamente evanescente, nel senso che lo abbiamo visto poco e si buttava molto in area di rigore, ma senza riuscire ad incidere. Però c'è questa mia frase che dico sempre: Frattesi è un giocatore che fa succedere cose. E infatti nel secondo tempo fa succedere 2 gol. Favorito anche da Lautaro Martinez sul secondo gol, che fa un grande assist. E lì uno potrebbe anche dire un giocatore che ha l'urgenza di sbloccarsi come Lautaro Martinez, ha la lucidità comunque di fare un grande assist, che non è niente di clamoroso, nel senso che comunque da un giocatore del calibro di Lautaro ti aspetti che gli faccia la giocata a supporto di Frattesi che arriva al rimorchio. Però, ripeto, in tanti in questi giorni dicevano Lautaro soffre Thuram, potrebbe essere geloso del fatto che Thuram stia segnando un po' di più, è in difficoltà, con l'Inter in vantaggio 1-0 in area di rigore, può pensare la butto in porta. Invece ha la lucidità di fare l'assist e poi questo lo premia, perché poi Lautaro segna, fa un bel gol con il mancino di incrociare e scatta un click anche per Lautaro Martinez.
perché l'ho visto andare a recuperare una palla all'ultimo, proprio nei minuti di recupero, a fare proprio a spallate con l'avversario, e l'ho visto lottare dopo aver esultato sbattendo le mani a terra. Si vedeva che ci teneva, si vedeva che aveva bisogno di sbloccarsi, e anche per lui mi è sembrato, ecco, che ci sia stato un click. Come per esempio anche Pavard, a cui chiedevamo molto di più in questo periodo di stagione, secondo me anche oggi è entrato molto bene. Detto che chiaramente con l'Empoli 10 e tutte le altre cose, però ho visto tante cose molto interessanti dal punto di vista della testa dopo essersi tolti un peso. Peso che ti potevi togliere già nel primo tempo, perché Darmian aveva segnato, sfortunato nel tocco di mano, e Darmian che oggi per me è stato forse il migliore in campo fino al momento di Frattesi e poi l'autogol. Sicuramente uno dei migliori in campo. Nel primo tempo è uno dei pochi che si salvavano probabilmente. Sì, no, hai fatto una buona sintesi. Alla fine, come dicevamo anche nel prepartita, che all'Inter di oggi manchi la volontà di ribaltare questo momento non positivo, la volontà di fare bene nonostante la grande vittoria dell'anno scorso, era una cosa abbastanza folle da dire. È una di quelle cose che ti vengono da dire quando sei arrabbiato, ma poi ragionandoci razionalmente non c'era nessun motivo, nessun appiglio per pensare una cosa simile, e oggi infatti comunque l'abbiamo visto. Sono tante le risposte positive. Mi vien da dire che la vittoria 3-0 potrebbe paradossalmente essere un pochino più larga di quanto avremmo meritato, ma Mh-mh. allo stesso tempo ci consente di valorizzare questi piccoli elementi positivi che con un semplice 1-0 non avremmo valorizzato, perché saremmo stati qui a dire: "Ma non si può vincere solo 1-0, giocando 1 ora con l'uomo in più". Quindi per una volta ribalto il concetto. A volte si dice: "Quando vinci troppo largamente senza meritarlo, metti i problemi sotto il tappeto". Oggi lo ribalto. Vincere 3-0 pur non meritando ci consente di valutare più serenamente alcune cose positive che meritano di essere valutate e che non lo sarebbero state con una vittoria più striminzita. Quindi me la prendo e sono contentissimo così. Mi piace questa lettura. Come citavo, abbiamo visto debuttare anche Palacios, quindi è stato integrato finalmente anche questo calciatore su cui c'era tanta curiosità. Oggi, Simo, è stata una partita in cui i ruoli sono cambiati di continuo, perché siamo partiti con Barella regista ancora una volta, ma poi in realtà si sono molto spesso cambiati di posizione con Mkhitaryan e poi anche con Zielinski quando è entrato a gara in corso. In difesa siamo partiti con Bissek, De Vrij e Bastoni, abbiamo chiuso con Pavard, Bissek centrale dopo aver fatto anche il terzo a sinistra e Palacios a sinistra. È chiaro che però è una partita in cui l'Empoli già dall'inizio giocava con un 3-4-2-1, ma chiudendosi molto dietro e lasciando soprattutto Colombo là davanti a lottare, soprattutto poi con l'uomo in 10 dietro c'era ben poco da fare, quindi le mosse e le manovre dietro erano più in ottica di poter costruire meglio in questo momento. E a centrocampo poi, dicevamo, c'è stata una fase della partita in cui c'era bisogno di allargare un po' quest'Empoli, eppure andavamo molto a imbottigliarci lì al centro. Poi il gol arriva proprio da un'azione che dalla sinistra, il tiro a spiovere sul secondo palo, Darmian riesce a tenerla in campo proprio sul filo della linea di fondo, l'assist per Frattesi al rimorchio. Frattesi che in questo tipo di partite qua inevitabilmente diventa un valore aggiunto, un uomo aggiunto. Ti chiedo chi sono stati secondo te i migliori di questa partita? Beh, Lautaro sicuro, perché ha fatto un primo tempo un po' in ombra, però alla fine, come facevi notare anche in cronaca, fa un assist, fa un gol, va vicino anche a un altro gol con un paio di colpi di testa prima ancora di segnare poi la sua rete, e quindi chiude in crescita. Non è ancora il Lautaro che tutti ci aspettiamo di vedere, questo è evidente, però prendendo la cronaca e quello che ha fatto, secondo me è legittimo metterlo tra i migliori. Non è che ci siano stati giocatori che hanno spiccato in maniera particolare. Chiaro, Frattesi fa 2 gol, quindi anche lui si prende la copertina, però a livello di prestazioni in sé non mi ha fatto impazzire, onestamente, al netto dei 2 gol, ripeto. Partita solida della difesa, tutto sommato, poco chiamata in causa, vista anche l'inferiorità numerica dell'Empoli. Io farei notare, come hai detto anche prima, per esempio, l'ingresso positivo di Pavard, che a livello proprio mentale l'ho visto entrare bello carico.
Mi spiace che Taremi continui a fare un po' fatica a farsi notare, magari anche a trovare il gol, perché per me Taremi è forte e oggi da molti, sbagliando a mio avviso, viene considerato alla pari dell'Arnautovic di turno, cosa non giusta perché Taremi merita molto di più e spero che possa trovare un po' più di campo. Poi sicuramente ci saresti tornato, alla fine entra pure Palacios, siamo contenti, quindi bene così, dai, bene così. Leggo 2 commenti, ringrazio Ecci che dice belli così compatti e organizzati, grazie davvero per il commento. Bastoni un po' di ghiaccio sulla caviglia sì, ma niente di grave, da quello che abbiamo capito comunque succede spesso a fine partita. Frattesi perché non esulta è stato un tema di tutta la partita, abbiamo pensato essendo stato un ex probabilmente è quello il motivo per cui ha deciso di non esultare dopo i gol segnati. Barella, scrive Gildo, da quando è rientrato 180 minuti senza mai riposare, top. Oggi Barella ha fatto in alcuni momenti degli errori che non mi aspettavo, tante giocate un po' troppo pericolose, un po' troppo rischiose, però ha fatto una partita veramente a tutto campo e quindi anche oggi molto molto generoso. Poi l'ultimo commento che volevo leggere era, non mi ricordo chi l'ha scritto, mi ha detto che vede un po' di amarezza nel mio commento, Miki probabilmente l'aveva scritto, ma in realtà amarezza no, perché secondo me oggi era una partita in cui c'era da vincere. Io mi sarei accontentato anche di vincere 1-0 con un autogol in mischia all'ultimo minuto, per come vedevo io questa partita così insidiosa. Quindi ho letto anche partita dove abbiamo sofferto nei commenti, ma l'Inter non ha sofferto nulla, perché l'unica cosa in cui abbiamo rischiato è stato un'azione dove sicuramente bisogna migliorare, perché cioè io quest'anno guardando l'Empoli diverse volte, la prima cosa che mi è venuta in mente ho detto guarda Ghiasi come va sempre a chiudere sul secondo palo e non abbiamo letto minimamente il movimento di Ghiasi sul secondo palo lasciato completamente solo. Lì è l'unico rischio che ci siamo presi, ma non ha raggiunto nemmeno il pallone. L'altro rischio è un calcio di punizione che hanno fischiato nel secondo tempo a Fazzini con Frattesi, ma lì per me era Fazzini ad aver fatto fallo su Frattesi, per cui cioè, non abbiamo rischiato nulla. Se per sofferenza si intende che devi attaccare tanto prima di poter fare un gol, ma non lo so, io francamente oggi mi sentivo nell'aria che la partita potesse sporcarsi, ma che comunque in un modo o nell'altro, una mischia, qualcosa, il gol sarebbe arrivato. Per cui non ho avuto la sensazione che potesse finire 0-0 con la beffa. Per cui no, amarezza no, e anzi, abbiamo dato una buona reazione. Secondo me abbiamo fatto un click che sarà importante poi confermare domenica contro il Venezia, in una partita in cui affrontiamo un Venezia che arriva da una vittoria in rimonta sull'Udinese, se non ho visto male hanno vinto per 3-2, potrebbero essere esaltati, però è anche meglio, quindi hanno meno l'assillo di fare punti contro di noi e Di Francesco lo possiamo attaccare meglio. Simo, di considerazioni tattiche ne ho tante altre che però mi terrò per il video di domani, il contenuto di domani, per cui se hai altro da aggiungere, altrimenti la chiudiamo qua. No, giusto l'ingresso di Palacios che non ha fatto nulla, quindi non possiamo giudicarlo dal punto di vista tattico, però fa piacere perché come dicevo anche in cronaca, secondo me il fatto che entri, anche se agli ultimi 10 minuti di un 3-0, mi fa capire che comunque Inzaghi lo vede, perché Inzaghi spesso in passato ci ha fatto vedere che magari il quinto cambio ti butta dentro Arnautovic perché è importante tenerlo nel gruppo, eccetera. Invece mi fa piacere e io sarei contento anche di vederlo col Venezia, per esempio, visto che probabilmente al posto suo dovrebbe giocare ancora Bastoni, farebbe gli straordinari. Io me lo giocherei se è pronto, così Bastoni riposa in vista di Arsenal e Napoli. Vediamo. Quindi non siamo a -7 dal Napoli, come scrivevano in tanti, siamo di nuovo a -4, ce la giochiamo lì. E Palacios ha fatto una bella azione dove recupera palla alto, poi si butta dentro, ma gli fischiano la fine, veramente peccato. Io ripensandoci, Simo, se giudico la prestazione, senza gli eventi, sto riguardandomi la partita in testa e mi sa che voto Barella migliore in campo addirittura. Te la butto a sorpresa così. Beh, è una partita di quelle che influenza molto in base agli eventi, nel senso che per esempio Frattesi fa doppietta, domani sui giornali sarà il migliore in campo, ma Frattesi è stato secondo me lontano da essere il migliore in campo, onestamente. Se la giocano lui e Lautaro secondo me, ma Lautaro ha fatto un primo tempo negativo, poi torna su perché fa gol, fa l'assist, ci può stare comunque. Barella è importantissimo. Sto ripensando anche cioè, al pallone che dà dentro per Lautaro che fa l'assist per il gol di Pure Frattesi. Darmian, Pure Darmian sì, però mi stavo riguardando la partita dentro, perché poi appena finisce la partita, dopo una cronaca intensa,
ci vuole un attimo di riordinare le idee. Mi sto riguardando la partita dentro, Barella mi è piaciuto. Ha forzato alcune giocate, però io penso, dopo avremo i dati, penso che Barella avrà toccato 100-130 palloni, forse, alla Çalhanoğlu, ai ritmi di Çalhanoğlu probabilmente. Quindi mi è piaciuto, mi è piaciuto. Vai, chiudiamo qui la nostra clip, a parte poi troverete le considerazioni più tattiche, quindi vi invito ad iscrivervi al nostro canale, mi raccomando, e vi aspetto su passioneinter.club per entrare a far parte della nostra grande community con interisti da tutto